Buongiorno amici del canale, vi ricordate il libro Noi ragazzi dello Zoo di Berlino? Se non lo conoscete ve lo consiglio, tra l'altro ne avevo già parlato in un altro video, se avete presente, se ricordate ve lo lascio in descrizione. Ma oggi parleremo dell'autrice e degli altri protagonisti del libro, una storia vera. Mi scuso per la pronuncia, ma sono tutti nomi tedeschi, quindi quasi certamente li sbaglierò. Vi ricordo di mettere un like per farmi capire se questo video vi è piaciuto alla fine. Bene, cominciamo. Cristiane Vera Felscerino, nota anche con lo pseudonimo di Cristiane F, perché quando uscì il libro era ancora minorenne, è nata a Amburgo il 20 maggio 1962. È una scrittrice e musicista tedesca, autrice con i giornalisti Kai Hermann e Horst Reich del libro Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, scusate la pronuncia, avrò sbagliato sicuramente, tradotto in italiano con il titolo Noi ragazzi dello Zoo di Berlino, pubblicato per la prima volta come allegato alla rivista tedesca Stern. Il libro nasce da una serie di interviste che i giornalisti sostennero nel corso del 1978 per 2 mesi con la Felscerino. Questo è il libro. Imputata e testimone in un processo conclusosi nel giugno del 1978 con la condanna per detenzione di droga e ricettazione. Il processo si riferiva a un procedimento d'accusa depositato presso il Tribunale di Berlino nel luglio del 1977. Al termine del processo la condanna fu sospesa con la condizionale in quanto all'epoca dei fatti l'imputata era minorenne. Cristiane F. La vera storia, il racconto autobiografico che descrive con particolare realismo il trasloco a 6 anni dalla campagna di Amburgo al sobborgo berlinese di Gropiusstadt, l'infanzia difficile, la tossicodipendenza e la prostituzione iniziate fin dalla prima adolescenza. Destò molto scalpore in tutto il mondo. Il libro fu tradotto in molte lingue e diventò un controverso simbolo per la generazione che più di tutte fu vittima dell'eroina. All'epoca fu un vero e proprio colpo al cuore quando uscì. Mi ricordo che a quei tempi si parlava tantissimo di problematiche di droga, perché negli anni 70-80 era un problema veramente molto invasivo in Europa. Uscirono tanti libri e tantissime testimonianze di giovani. Nel 1981 ne fu tratto il film Cristiane F. Noi ragazzi dello Zoo di Berlino, con la regia di Uli Edel e la colonna sonora di David Bowie. Il libro e il film ottennero un grande successo, rendendo Cristiane famosa in Germania e in tutto il mondo occidentale. Quello che è stato e cosa ha fatto Cristiane F. negli anni della sua fanciullezza lo abbiamo letto nel libro o visto in maniera molto cruda nel film stesso, e pertanto questo video vorrà trattare cosa accade dopo quel tristissimo periodo a lei e ai suoi amici e agli altri protagonisti del libro. Per Cristiane gli anni dal 1978 al 1984 sono gli anni del successo. La pubblicazione del libro e il film ispirato alla sua storia la rendono famosissima in tutto il mondo. Inoltre Cristiane prende parte a 2 film e tenta la carriera musicale. Tuttavia nel corso di questi anni Cristiane non è rimasta lontana dalla droga e dall'eroina. Cristiane non riesce a abituarsi a quel mondo che a parere suo la tratta più come un pupazzo che come una persona e ritorna stabilmente a Berlino. Dopo gli anni del successo, Cristiane scompare dalla scena dei rotocalchi e cade di nuovo nel tunnel della tossicodipendenza. Nel 1996 ha un figlio, Jan Niklas, con il quale vive a Berlino nei quartieri di Neukölln, di Spandau, e in seguito si trasferiscono a Teltow, una cittadina del Brandeburgo alla periferia di Berlino. Anche in questi anni continuano a uscire sue interviste su quotidiani berlinesi e sulle televisioni tedesche. Nell'apparizione televisiva del maggio 2007, Cristiane afferma di seguire un piano di recupero a base di metadone e di non assumere più eroina. Le sue condizioni fisiche non sono del tutto positive. Sembra che Cristiane sia affetta da una forma cronica di epatite dovuta naturalmente ai suoi trascorsi da tossicodipendente, a causa della quale è stata anche ricoverata per lungo tempo in clinica e che accusi una serie di malesseri fisici che la costringono a controlli continui. Quanto alle droghe, dichiara di fare uso raro solo di droghe leggere, soprattutto di psicofarmaci. Pur dichiarando di avere ancora contatti con gli amici del giro della droga che adesso si è spostato a Cottbusser Tor,
Christiane ribadisce che la scelta di allontanarsi dall'eroina sarebbe stata determinata dalla nascita di suo figlio e dalla necessità di occuparsi di lui. Tuttavia, a contraddire le sue dichiarazioni, è apparsa su un tabloid berlinese la notizia secondo cui le autorità berlinesi le avrebbero sottratto la custodia del figlio a causa di una sua ricaduta nella tossicodipendenza. Christiane avrebbe provato a trasferirsi per un periodo con il figlio e il suo nuovo compagno a vivere in Olanda, dove avrebbe condotto una vita da tossicomane. Al ritorno in Germania le è stata sottratta la custodia di Jan Niklas. Nel 2013 Christiane F. ha pubblicato con la collaborazione della giornalista Sonja Vukovic il suo secondo libro dal titolo Mein zweites Leben, la mia seconda vita, che narra il seguito della sua storia. Il libro è stato presentato alla Fiera del Libro di Francoforte e ha riportato Christiane alla ribalta dei rotocalchi internazionali, facendole concedere ancora una grande quantità di interviste. L'edizione italiana, curata dalla Rizzoli, è stata pubblicata il 26 febbraio 2014. Il libro, che non segue uno schema rigidamente cronologico, è in sostanza il racconto della vita di Christiane dagli anni '80 fino ad oggi. Ne emerge il ritratto di una donna che adesso vive a Berlino, ma che si trova spesso a cambiare abitazione, che ha viaggiato molto tra la Germania, la Svizzera, gli USA, la Grecia, l'Olanda e nel corso delle sue peregrinazioni non è mai stata veramente distante dal mondo delle droghe e da amicizie particolarmente alternative. Tuttavia, l'elemento essenziale del racconto autobiografico è rappresentato dal forte legame con il figlio. Nonostante Christiane abbia perso la potestà genitoriale, infatti, le è concesso di incontrarlo ogni settimana e di avere con lui un rapporto molto solido, al contrario dei rapporti con il resto della famiglia ormai del tutto assenti. Le notizie preoccupanti invece riguardano lo stato di salute di Christiane, che è affetta da una serie di malattie e complicazioni dovute dal suo stile di vita e al suo passato. Pur non facendo più uso di eroina, continua infatti a fare uso di metadone, tranquillanti, droghe leggere e sostanze alcoliche. E gli altri protagonisti? Detlef, nato il 18 maggio 1960, è il ragazzo di Christiane negli anni raccontati del libro. Come la sua ragazza era tossicodipendente dedito alla prostituzione. Detlef si sarebbe disintossicato dall'eroina dal 1980 dopo aver eseguito un trattamento in Svezia. Dalle ultime notizie che abbiamo trovato si evince che fino al 1995 viveva con la sua compagna a Berlino, lavorando come autista di autobus e svolgendo attività di volontariato. Babsi, il nome completo di Babsi era Babette Doge, nata a Berlino nel 1963 e morta il 19 luglio 1977. Venne ricoverata per disintossicarsi a Tubinga e a Berlino a causa del fegato colpito dall'epatite e dalla dipendenza dall'ero. La sua storia diventa famosa per essere stata la più giovane vittima della droga del mondo occidentale. Christiane aveva l'abitudine di comprare spesso il quotidiano Berliner Zeitung per leggere di eventuali morti di overdose. Da quando il suo primo ragazzo, da nome Aze, era stato trovato morto con ancora la siringa nel braccio. Quando lesse della morte di Babsi, Christiane ne restò profondamente sconvolta. Babsi fu trovata morta in Brotroder Strasse, nel quartiere di Marienfelde, a casa di una conoscente che frequentava il giro della droga e della prostituzione, stroncata da un'overdose. Aveva appena 14 anni. Stella. Anche l'amica di Christiane, Stella, il cui vero nome era Katrin Schabeck, nata nel 1962 e morta nel 2004, sopravvisse alla tossicodipendenza narrata nel libro. Nel luglio 1977 viene arrestata e condannata alla pena detentiva. Nel carcere dove viene condannata ha avuto anche modo di conoscere alcuni militanti della RAF. Anche dalle ultime notizie che si danno di lei nel libro risulta che Stella si trova in prigione. Due curiosità: nel film del 1981 ispirato al libro di Christiane, Stella recita nel ruolo di una delle ragazzine che gravitano intorno al sound. Secondo alcuni, inoltre, Stella è la ragazza che appare di spalle nella copertina della versione tedesca del libro. Stella fa una breve comparsa nello speciale di Radio Bremen del 1983 dedicato a Christiane ed è presente nello speciale dello Spiegel del 1995. Nelle interviste del 1995 appare completamente distrutta
e in preda a una fase avanzata di alcolismo. Secondo alcune testimonianze ha fatto uso di alcune sostanze stupefacenti, soprattutto di eroina. Stando alle notizie del documentario, viveva con una pensione sociale. Cassie. Susanne Kuhn, del 1962, compagna di Gymnasium di Cristiane, già matura in epoca puberale da ingannare sull'età il personale della discoteca Sound, aveva iniziato con Cristiane l'uso di droghe leggere. Provvidenzialmente scoperta da sua madre in una delle loro sortite notturne, stando al racconto di Cristiane le fu limitata la propria libertà di movimento e di frequentazioni, al punto da poter conseguire normalmente il diploma. Appare nel reportage del 1995 su Cristiane. Aze, Andreas Wiksorek, 1960-1977, il primo fidanzato di Cristiane conosciuto al Sound, eroinomane, conviveva con la sua fidanzata infermiera Simone. È il primo a suicidarsi per overdose narrato nel libro ed è l'unico citato con il cognome per intero. Axel, il miglior amico di Detlef, morì nel 1977 nell'appartamento che gli aveva comprato la madre, dove viveva anche Detlef. Fu trovato morto nel suo letto appunto da lui, con la siringa ancora nel braccio. Dopo la sua morte la madre decise di vendere l'appartamento e Detlef, rimasto senza un posto dove dormire, accettò l'invito di un suo cliente. Bene, spero che la storia di queste povere persone sia stata interessante, vi aspetto al prossimo video. Fatemi sapere se conoscevate queste storie, a presto, ciao!